su Board Game Theory, sono Cristina e oggi vi parlo a grande richiesta di Arcadia Quest, il gioco del momento. Alla ripresa c'è Raffaele! Ciao a tutti! Il gioco del momento ve l'avete richiesto davvero in tanti di farlo, di spiegarlo, proverò a spiegarvelo, io non sono proprio bravissima, però ci provo. E davvero un gioco particolare, un adventure game, un American. Adesso ve lo spiego, ci provo, e dopo vi dirò tutto quello che penso di questo gioco. A dopo! Allora, qui una visione d'insieme di tutti i materiali. Abbiamo le bellissime miniature degli eroi, le porte, i nemici, qui ci sono le carte degli scenari, qui ci sono le varie carte che corrispondono ai personaggi, i vari segnalini, portale, vocazione, segnalini di gioco, i teschi, e qui abbiamo le tiles che servono per creare appunto il terreno di gioco, qui abbiamo le bellissime carte delle missioni, scusate, i regolamenti, i segnalini vari e la plancia di gioco praticamente delle guild e i dadi. Allora, vediamo cosa succede quando vogliamo giocare una partita. Prendiamo il libro della campagna perché Arcadia Quest è vero che è possibile giocare una partita estemporanea, ma perde molto senso, dopo lo vedremo quando vi parlo del gioco. La cosa da fare è giocare una campagna, ovvero 6 scenari. Ci troviamo nel mondo di Arcadia Quest, dove abbiamo un anello esterno con degli scenari, un pochino più facili, poi un anello mediano e alla fine lo scenario finale. Dobbiamo farne 6 in tutto, quindi 3 da quello esterno a scelta, 2 da quello medio e l'ultima, così ne avremo 6. In questo caso noi andiamo a preparare il primo, quello più semplice, che è il quartiere dei martelli. Allora, ecco cosa ci troviamo davanti. Innanzitutto abbiamo la mappa che dovremmo preparare. Qui vediamo quali tabelle prendere, io le ho già messe in ordine, così mi trovo a sistemarle. Abbiamo sistemato tutto il tabellone esattamente come spiegato qui. Abbiamo messo le varie porte, le porte possono essere chiuse o aperte, abbiamo messo i segnalini obiettivo, i mostri, orco, goblin, quindi esattamente come spiegato. E quindi questa fase è lunga ma semplice, basta fare esattamente questo. Nella missione è tutto spiegato nello scenario, e ci dice quali missioni dobbiamo mettere. Abbiamo le missioni PvE, in questo caso abbiamo trova le armi perdute, ed è questa qua, e poi abbiamo uccidi 3 mostri, ovvero completerà la missione chi raccoglierà un segnalino missione, rosso o blu. Questa è uccidi 3 mostri, quindi il primo giocatore che ucciderà 3 mostri qualsiasi. E poi abbiamo la missione PvP, che significa solo uccidi un eroe della gilda avversaria. In questo caso abbiamo ipotizzato una partita con 3 giocatori, quindi abbiamo queste 3 gilde. Cosa sono le gilde? Ogni giocatore prende la sua plancia, sceglie il colore della sua gilda, che è solo puramente il colore con i suoi segnalini, e poi sceglie i suoi 3 personaggi. Nel mio caso ho preso 3 belle femminucce molto carine. E poi si dà l'equipaggiamento iniziale, composto di 5 carte. Ogni giocatore inizia con lo stesso identico equipaggiamento e lo può assegnare a chi meglio crede, seguendo anche i vari poteri di ogni personaggio. Io ora l'ho messi a caso. Dopodiché ci sono le regole speciali, le varie ricompense della missione. In questo caso la missione trova le armi perdute conferisce il premio la carta spaccateschi. Ce ne sono 2, ovvero la possono prendere in 2 giocatori, e completando ovviamente la missione. Sul tabellone possiamo vedere anche l'area partenza dei giocatori. In questo caso siamo in 3, 1, 2, 3. Io ovviamente vi faccio vedere solo quelle del giocatore 1, se no sarebbe troppo complesso. Posso schierare i miei personaggi qua. Ogni casella può essere riempita al massimo da 2 personaggi, quindi potrei anche metterli così, per esempio.
Allora, cosa può fare un personaggio nel momento dell'attivazione? Il giocatore attiverà sempre solo un personaggio alla volta nel suo turno. Nel suo turno un singolo personaggio può decidere di muoversi e poi attaccare. Non può fare un po' e un po', quindi o si muove e poi attacca o attacca e poi si muove. Non può muovere, attaccare, muovere per esempio. Oppure può decidere di riposare, in quel caso lo vediamo dopo. Movimento. Il movimento di un personaggio è al massimo di 3 spazi. I personaggi non si muovono mai in diagonale. Quindi 1, 2 per esempio, o 1, 2, 3. Poi, quando un personaggio entra in una casella contenente un obiettivo, è obbligato a prenderla. Questo accade se non c'è nessun altro, se non c'è un nemico sulla casella. Lo prende, lo posiziona sul personaggio che l'ha pescato, e in questo caso era Maya, sì, e poi deciderà di usarlo quando vorrà. Purtroppo ci sono anche dei segnalini trappola, quindi il deve non è sempre positivo. Per quanto riguarda movimento esistono anche i portali. I portali permettono, una volta entrato, per esempio 1, 2, 3, di muoversi in un portale a scelta dello stesso colore. I personaggi possono anche passare attraverso le porte. Se le porte sono chiuse bisognerà aprirle spendendo un punto movimento. Una volta che ci Gatto si è mossi, intruso. una volta che ci si è mossi si può decidere di attaccare. L'attacco può essere da tiro o da schermaglia, quindi da corpo a corpo. Per quanto riguarda l'attacco di tiro non c'è una gittata, cioè finché c'è la linea di vista, quindi finché non è occupata, non è bloccata da muri, è possibile sparare. Quindi per esempio io posso sparare questo, esatto, facciamo conto che questo non c'è, io posso sparare anche a questo, non conta la distanza. Quando attacchiamo abbiamo i nostri dadi e attacchiamo del numero dell'arma che decidiamo di usare. Esempio, Scarlet Maya, perché stiamo usando Maya, ha a disposizione in questo momento un'arma da mischia che mi dà la possibilità di tirare 2 dadi, poi andando avanti con più carte saranno più potenti. Nel momento che decido di usare l'arma metto un segnalino e quella carta è esausta, non potrò più usarla finché non farò in modo di riattivarla. Avendo il nostro orco, come vediamo dalla carta, una resistenza di 2 ferite, mi basterà fare 2 colpi. Questo invece è il simbolo della morte immediata, perché ora vedremo che se non c'è una morte immediata il mostro morirà, ma potrà rispondermi e farmi del male. In questo caso io, avendo un attacco solo da 2, già so che sarà praticamente impossibile fargli una morte immediata. Proverò comunque ad ucciderlo. Ci servono 2 spade, abbiamo detto. Ta-ta-tam. Wow, generalmente non ho questo culo, quindi è una cosa del tutto. Non si dice culo in certo TV. che si dice, mica siamo in chiesa. Allora, lui è morto, ma ora lui può comunque rispondere perché non ho fatto una morte immediata. Lui ha una capacità di 3 spade, come vediamo dal simbolo. Ora Raffaele tirerai i dadi dell'orco. Io, orco, Grun. Io uccide eroe. Ok, come vediamo ha fatto un hit. L'hit vuol dire che oltre ad essere un andato a segno potrà tirare anche un altro dado. Questi non ha fatto nulla, ne può tirare un altro. Io picchio. Ok, siamo salvi. Mi ha fatto un colpo, mi ha afflitto un colpo, io posso difendere. Quanto ho di difesa? Ho 1, come si vede qua, più tutti i simboli scudo, ecco che arriva il cameraman, 1 più tutti i simboli scudo presenti sulle eventuali carte, anche se una carta è stata consumata, comunque mi conferisce. Allora lei è un po' una pippa in difesa, quindi ha solo 2, però in questo caso dovremmo farcela. Beh, praticamente sono 2 più altri 2 da ritirare, quindi direi che è salva. Visto che si può dire, c'è più culo che anima. In questo caso poi quando gioco con lui. L'orco è morto. Che succede? Se ne va nel cimitero. Va qua, poi vediamo cosa succede, perché da lì possono tornare. Quindi nel primo spazio del cimitero. Avendo io ucciso
un mostro nemico, mi prendo anche una bella monetina che andrò a mettere in una riserva comune della mia gilda. La mettiamo qua, questa servirà poi per comprare le cose. Le monete sono un bene comune, mentre i segnalini che vengono conquistati sono dell'eroe che l'ha preso, solo lui li può usare e se dovesse morire vengono lasciati sul campo di battaglia e vengono poi presi da chi andrà in quella casella. Se invece viene sconfitto l'eroe da un eroe, non da un mostro, ma da un altro eroe nemico, addirittura lui se li prende in automatico, si prende un segnalino a scelta. Questo è il combattimento da tiro differisce solo per il fatto che devono uscire archi anziché spade. Ora non l'abbiamo fatto perché andiamo di corsa, mi sono ricordata adesso, ma ognuno dovrà mettere sotto il suo eroe il suo colore, perché ora non ci sono in campo tutti gli altri eroi, ma in una partita con altri giocatori ci sono anche altri eroi ed è veramente difficile poi capire di chi sono, quindi vanno messi. Non è che sia obbligatorio, se magari sono dipinti si riconoscono. L'altra azione che gli eroi possono fare, che l'eroe può fare nel proprio turno, è riposare. Cosa succede quando si riposa? Non si fa nulla, vengono tolte tutti i segnalini sulle carte, quindi mettiamo conto che siamo in una situazione un po' drammatica e non ci sono più rimaste armi, riposo, tolgo tutto e tutte le armi tornano a essere disponibili. In questa fase inoltre si riportano in vita eventuali personaggi morti e si rimettono sul campo di battaglia o nella zona di partenza o in una casella adiacente vicino a un proprio personaggio. Inoltre in questa fase è possibile riorganizzare, ci siamo resi conto che questo sarebbe più utile in questa fase a Maya, lo spostiamo qua. Non si possono rimuovere i segnalini ferita nella fase riposo, ma solo quelli del personaggio che era morto, quindi si tolgono tutti i segnalini ferita e si prende un segnalino morte che a fine partita, a fine scenario ci darà una bellissima maledizione. Tutte le altre ferite che noi avremo qua accumulato ce le teniamo purtroppo finché il personaggio non morirà. Veniamo ora alla fase importantissima del gioco, che è proprio l'intelligenza artificiale dei mostri. Quindi i mostri si attivano da soli in 3 casi. Il primo è l'attivazione dal movimento. Avviene quando un eroe si muove da una casella adiacente ad un mostro verso una qualunque altra direzione. Per esempio in questo caso, se io mi muovo da qua o verso qua, ero adiacente ad un mostro e quindi il mostro si attiva. Il mostro quindi in questo caso può attaccarmi, quindi mi fa un bel attacco e io me lo becco. Se per esempio mi muovevo da questa casella, questo non si attiva pur essendo adiacente perché è separato da una porta oppure in questo caso da un muro. Questo attacco del nemico avviene prima che io continuo il movimento, quindi in realtà la fase è: dichiaro di muovermi, lui mi picchia e io poi faccio il mio movimento. Il secondo caso è l'attivazione per un attacco, ovvero quando un eroe effettua un attacco che non bersaglia nessuno dei mostri vicino a lui, attiva la reazione di tutti i mostri vicini, sia che attacchi un eroe o un mostro a distanza. Quindi, se attacca un mostro a distanza, per esempio lei cerca di bersagliare lui, in questo caso il mostro accanto a lui e tutti i mostri accanto a lei si attivano. Stessa cosa se tenta di uccidere un eroe. Caso diverso, se tenta di uccidere un mostro con corpo a corpo, i mostri accanto non si attivano perché se la fanno sotto, hanno paura. Il terzo caso di attivazione un mostro è il semplice contrattacco, quello che abbiamo visto prima. Se io provo ad attaccare un mostro e non gli faccio una morte immediata, lui può ancora rispondermi, quindi esattamente come abbiamo visto prima. Esempio particolare: io sto bersagliando un mostro in una casella che ne contiene anche un altro. In questo caso il mostro accanto non si attiva perché, come abbiamo visto prima, è un attacco da corpo a corpo e il mostro accanto se la fa sotto. Prima abbiamo accennato alla rigenerazione dei mostri, quindi man mano che i mostri muoiono, piano piano vanno in questa
tabella cimitero. Una volta che è piena, quindi nel momento esatto in cui si raggiunge il quinto posto, alla fine del turno, c'è la fase di spawning dei mostri. Si prendono i dadi, 2 dadi, si tira. Primo mostro. Hit spada. Vediamo se in questi simboli c'è hit spada. Sì, c'è. Dovrebbe uscire in questa casella. La casella è già piena, il mostro non può uscire, se ne va, torna nella scatola. Secondo mostro. Hit spada, stessa cosa, casella già piena, il mostro se ne va. Arco hit non c'è e quindi se ne va anche lui. Facciamo un piccolo esempio, visto che i dadi non ci aiutano, di una casella dove potrebbe uscire, per esempio hit arco, lo prendevamo e lo mettevamo qua, e così per tutti i mostri. Benissimo, ultimo appunto, le missioni. Allora, giocando in 3 abbiamo 3 missioni da finire per vincere lo scenario. Devono essere almeno una delle missioni principali e a scelta una tra questa, ovvero un'altra principale, oppure uccidere 2 nemici, oppure una principale. Ok, mi sono incasinata. 3 a scelta tra queste. Allora, finendo una missione, il primo che la termina prende una moneta, solo il primo, e poi chiunque l'ha finita prenderà una moneta alla fine dello scenario. Se eventualmente ci fosse la ricompensa sotto, prende anche la ricompensa. Stessa cosa, si prende una moneta solo per il primo e una alla fine dello scenario, eventuali titoli o ricompense. Una volta finita la partita, ovvero appena qualcuno ha completato 3 missioni, si va a compilare la scheda della quest. Esempio, quale gilda ha vinto, quale gilda ha fatto il minor numero di morti, perché non è detto che coincida con il vincitore, chi ha fatto il maggior numero di monete, eccetera, eccetera. Finita questa fase, c'è la fase dell'acquisizione, una delle più divertenti. Con le proprie monete che si è conquistate durante la partita, si vanno a comprare, a seconda dello scenario giocato. Per esempio, in questo caso abbiamo fatto lo scenario 1, si fa un draft e si possono andare a comprare i fighissimi equipaggiamenti. Purtroppo solo massimo 3, bisogna pagarli con le monete. Dopodiché si equipaggeranno a chi scegliamo di equipaggiarli, quelli che abbiamo comprato, si risistema tutto per la prossima partita e segniamo nome della gilda, nome dell'eroe, tutti gli equipaggiamenti che abbiamo. Qui ci sono dei codici molto utili, per esempio 1-10, perché sennò dovremmo scrivere incalzare, eccetera, di modo che possiamo riporre il nostro gioco e la volta dopo cominciare un'altra missione esattamente con tutti gli equipaggiamenti e la sistemazione che abbiamo deciso, conservato e vinto. Questa è la panoramica generale del gioco. Allora, cosa ne penso di questo gioco? Questo è un gioco che non ha grossi pro e contro di cui posso parlarvi, perché i pro e i contro del gioco sono insiti nella natura del gioco stesso, ovvero se vi piace questo genere di gioco allora è pieno di pro. Se non vi piace un gioco, un adventure divertente ma non particolarmente strategico, come appunto sono questo genere di giochi dove la fortuna la fa un po' da padrona, chiaro che non vi piace questo gioco. Parliamo dei materiali. I materiali sono fantastici, io dipingo miniature e quindi io muoio con queste cose, e soprattutto posso dirvi a livello proprio professionale che sono delle miniature fantastiche, non come altri giochi che sono mollicce, morbide. Queste sono dettagliate, meravigliose, veramente. Come vedete da voi tutti i materiali sono bellissimi. Poi il gioco ha qualche lacuna, come per esempio le missioni. Queste di uccidere un mostro avversario a mio parere sono davvero troppo facili, tanto che io ho fatto una modifica per cui devono essere almeno 2 obbligatorie di queste e poi una di queste, perché sennò si riduce semplicemente a uccidere 2 nemici e fare una di queste, ma è una cosa personale. Poi è chiaro che il lancio del dado può mandare a quel paese tutte le nostre belle strategie e decretare la vittoria di qualcuno che ha avuto fattore C molto più grosso del nostro, ma ripeto, è insito in questo tipo di gioco, quindi se state cercando un gioco pieno di strategia
andate da qualche altra parte, un bel Terra Mistica, qualcos'altro. Se state cercando un gioco goliardico per divertirvi semplicemente perché sono così carini, così pucciosi, divertente, caciarone, tiri dado, no ma come, perché, ma possibile che non mi esce un hit, eccetera, allora vi divertite da matti. E una cosa che ci tengo a sottolineare, una parte importantissima del divertimento è proprio il livellare i personaggi, quindi se fate una partita estemporanea il gioco vi farà abbastanza schifo. Dovete farlo in campagna, così come nasce, allora sarà divertentissimo comprare lo scudo più forte, l'arma magica perché quel personaggio ha il potere magico che la saprà sfruttare meglio, eccetera eccetera. Sarà divertentissimo, tra l'altro adatto a tutte le età, adatto ai bambini con una guida, ma adatto anche ai grandi, perché io sono una giocatrice di Warhammer che chiaramente ha tanta strategia, questo ce n'ha un po' meno, ma io mi diverto lo stesso, quindi bello farci un bel German pazzesco, ma bello anche farci una partita divertente, così in tranquillità, solo per ridere e divertirci. In Italia abbiamo l'edizione italiana dell'Asterion, perfetta come al solito, tradotta benissimo, quindi il gioco è molto dipendente dalla lingua, come potete vedere sugli equipaggiamenti, sulle missioni, quindi ve lo consiglio assolutamente in italiano. Detto questo è tutto. Buone giocate, io sto per andare a giocare immediatamente, so già che non vincerò perché non sono molto fortunata, ma chi può dirlo? Chi può dirlo? Io ci provo. A presto, ciao a tutti, ciao! Ciao! Allora, innanzitutto vi dico che un American è un adventure game, quindi un po' diverso dai giochi che magari non mi vedete perché non l'ho mai fatto. Vedo la ludoteca qua, no? Vabbè. Ciao a tutti, benvenuti su Board Game Theory, io sono Cristina e oggi vi parlo di... No, vabbè, sono scordata. Dai, che non è stato perfetto. Ricominciamo. Chuck 2. Oppure può decidere... Scusate.